qua. Dai che è finita, su, 95esimo, Fischia! fischietto in bocca anche per Maresca. Thuram la mette giù. Finisce Finisce qui! Un caloroso Inter saluto a batte Lukaku! Roma 1-0. La decide Marcus Thuram. È stata una battaglia che, per quello che è stato l'andamento della partita, la Roma non ha nemmeno meritato di portare così fino alla fine in bilico, perché l'Inter ha dominato questa partita, è mancata un pizzico di precisione, un po' di fortuna magari in alcuni momenti, ma l'Inter porta a casa una vittoria strameritata in una vera e propria battaglia. Per fortuna, Simo, non è stata Inter contro Lukaku come si temeva, è stata Inter contro se stessa, devo dire, perché la Roma ha deciso di non giocare questa gara, di portarla sui propri binari dello 0-0, del fango, dove poi cercare di lottare alla fine. Hanno provato anche ad innervosire i nostri, è stata una partita forse sentita anche per l'extracampo, per tutto quello che era l'avvicinamento a questa gara. L'Inter la porta a casa ancora una volta Marcus Thuram a decidere e l'Inter torna in vetta alla classifica, solitaria in attesa di Napoli-Milan. Allora, cominciamo con le cose importanti. Un calorosissimo saluto a Romelu Lukaku dopo questa partita. Spero sia stato al caldo, bello coperto in panchina, perché in campo non l'ho visto, quindi immagino che se la sia gustata a bordo campo. E detto questo, no, gran partita. L'1-0, come è successo anche più volte in passato, ci sta stretto, ma nonostante questo oggi, proprio per le situazioni che si sono venute a sviluppare a seguito dell'1-0, sono molto contento. Gli ultimi 10 minuti l'Inter, dopo il gol di Thuram che è arrivato all'80esimo, gli ultimi 15, contando il recupero, ha giocato benissimo per 12 di questi 15. Ha continuato a tenere il possesso, ha gestito con una calma olimpica la palla, nonostante stessimo entrando nei minuti più potenzialmente delicati, e la Roma ha messo in campo tutti i suoi attaccanti e ci ha provato. E questa è una bellissima notizia. Qualche secondo di possesso l'hanno avuto anche nel finale loro, ma è normalissimo. Però è stata veramente una grande gara matura. Io, se ti ricordi, nel pre-partita dicevamo c'è bisogno di un'Inter matura, perché a parte che i big match li vinci con la maturità, ma a maggior ragione una gara che si stava dipingendo proprio di, come dicevi, Inter contro Lukaku. Tutte le voci sui fischietti, tutte queste cose rischiavano di essere un boomerang, paradossalmente, e invece l'Inter ha dimostrato che perlomeno non è stata influenzata da tutto questo e ha portato a casa 3 punti fondamentali, perché almeno ci gustiamo Napoli-Milan con calma e ritorniamo davanti alla Juve, che anche lei ieri ha vinto 1-0. Non solo, Simo, io ho visto nella squadra un'esultanza molto forte, molto convinta. Secondo me dentro l'Inter c'era grande consapevolezza che questo rappresentava uno scoglio importante da superare anche mentalmente. È da tanto tempo che c'era questo 29 ottobre, questo Inter-Roma fissato lì, questo ritorno di Lukaku, quindi secondo me quel pizzico di tensione c'era e quest'Inter se l'è portata via, soprattutto con la possibilità adesso di avere una settimana libera per preparare la prossima, che sarà un'altra battaglia importante contro l'Atalanta alle porte, poi di quella che sarà decisiva per chiudere i conti in Champions League contro il Salisburgo. Quindi c'è anche la sensazione di poter adesso godersi una settimana piena di lavoro. Però oggi concentriamoci su questa partita. Io me la son goduta, ho visto un Inter che comunque si è trovata di fronte a una Roma che secondo me ha cambiato alcune cose, soprattutto nel modo di difendere il cuore del centrocampo, dove spesso sono andati in difficoltà. Questa volta secondo me la Roma aveva studiato bene come poterci mettere in difficoltà, ma l'Inter ha preso poi il controllo del centrocampo con quelle che sono delle caratteristiche comunque tecniche superiori. Secondo me il centrocampo dell'Inter è nettamente superiore a quello della Roma, soprattutto ad una Roma che, dobbiamo dirlo, ha diverse defezioni, diversi giocatori fuori anche importanti. E soprattutto poi, Simo, un altro tema che vorrei sottolineare è quello del
Vabbè, l'Inter penso abbia fatto già nel primo tempo, meritava ampiamente l'1-0 tra la traversa di Çalhanoğlu, una serie di grandi occasioni, Di Marco ce ne ha avuta un'altra molto importante, anche Pavard ne aveva avuta una che non ha sfruttato bene. Una partita che poi rischiava di innervosirsi nel secondo tempo cambia grazie anche all'entusiasmo portato dentro dai nuovi, in particolare da Aslani, che abbiamo visto dentro così con qualche dubbio, nel senso, in un momento così delicato di una partita, togliere Çalhanoğlu, mettere Aslani è anche un bel modo di dare fiducia ad un ragazzo che secondo me, Simo, apre un altro tema. Inzaghi adesso sta allungando la squadra, sta allungando la rosa a disposizione, perché se metti Aslani in un Inter Roma così e ti incide dopo una serie di partite in cui comunque lo hai schierato anche prendendoti qualche rischio, perché per molti non è pronto, comunque andando un po' contro quello che tanti ci si aspetta, dà un'altra indicazione su come stia cercando di allungare la rosa. Quindi sono tutti tasselli che vanno a comporre un mosaico di crescita importante. Beh, come dicevamo già in cronaca, non è la prima volta che Aslani viene messo in campo in un momento delicato, e questo è sintomo di fiducia, perché comunque paradossalmente dimostra, secondo me, più fiducia il fatto di metterlo in campo in queste partite, in questi minuti, che non nel farlo giocare sempre dal primo minuto, per come la vedo io. Questo da un lato, cioè, o meglio, è positivo in generale, e chiaramente non è, quando tu metti Aslani togliendo Ciala qualcosa perdi, è inevitabile, perché Ciala è fenomenale in quella posizione, però rispetto all'anno scorso, in cui evidentemente la fiducia in Aslani e il suo essere pronto per l'Inter non era ancora considerato al giusto livello, oggi guadagni un giocatore e guadagni un uomo che comunque ti serve, perché di fatto l'unico regista effettivo che hai di riserva è proprio lui, e poi comunque sul gol ci mette il piede con il lancio in profondità per Di Marco. E poi l'abbiamo detto, in queste partite, in questa stagione servono davvero tutti. Oggi per esempio è stato particolare il fatto che non si sia visto in campo nessun cambio in attacco, che però la trovo una cosa positiva, perché una dei dispiaceri che avevo più spesso quando l'Inter incontrava partite come questa che non si sbloccavano era quella, diciamo, impressione che avevo di un Inzaghi che voleva mettere qualcuno dalla panchina di fresco in attacco, cosa positiva, andando però a cambiare qualcuno che era già in campo e che magari stava facendo bene, e quello mi dispiaceva, perché va bene mettere Sanchez, ma perché mi devi togliere Thuram, per esempio, come abbiamo detto in altre gare. Quindi paradossalmente è stato forse meglio così. E poi non a caso Thuram va a fare gol, e poi alla fine si è preso sotto braccio Lautaro, è andato a saltare sotto la curva. Dopo la vittoria della Roma di Lukaku penso sia il quadretto perfetto con cui chiudere la serata. Sì, l'unica cosa che aggiungo, Simo, è che mi sento, cioè, chiedo un rimborso per il fischietto, perché Lukaku non ha toccato una palla, non ho avuto modo nemmeno di fischiarlo, devo chiedere un rimborso per il fischietto. Aggiungo solo una cosa, poi faremo le pagelle a parte. Intanto Inter che guida il campionato con miglior attacco e miglior difesa, lo ribadirei sempre quando poi sento tante richieste, tante cose. Siamo anche con un passo agli ottavi di finale di Champions, con un passo al prossimo mondiale per club. Penso che il 99% di altre squadre farebbe a cambio con noi. Ringrazio De Pica Pica che dice Lukaku chi? Forza Inter, grazie mille al nostro De Pica Pica che ci sostiene sempre, grazie di cuore. Franco, vittoria fondamentale, primo posto recuperato, Lukaku chi? Abbiamo un super Thuram, e questa è proprio l'immagine probabilmente del passaggio di consegne. Si chiude oggi il discorso su Lukaku, non ne parleremo più di sicuro almeno fino al ritorno, ma ci siamo tolti questa cosa. È Thuram a prendersi la copertina, e l'abbraccio con Lautaro disegna questo passaggio di consegne definitivo, che ribadisce anche quello che abbiamo detto spesso, ovvero che Lautaro e Thuram, magari in senso assoluto Lukaku ancora oggi è un attaccante di un altro livello, a livello anche di marcatura, anche se oggi non si è visto. Di sicuro però Lautaro Thuram è una coppia che con Inzaghi, sotto le mani di Inzaghi, funziona, e funziona bene, anche se oggi poi la Roma è riuscita ad un certo punto a tagliare i rifornimenti per i due attaccanti, e quindi non siamo riusciti a coinvolgerli tantissimo come in altre occasioni, ma poi la zampata ce la mette. Menzione d'onore per Dumfries, secondo me.
che ha fatto una gran bella partita. Peccato non averlo cercato ancora di più nel secondo tempo. In generale, ecco, ci sono stati tanti cartellini gialli, ad un certo punto stavamo rischiando di finire nel loro terreno di gioco del nervosismo, però siamo riusciti a rimanere dentro. Quindi grande prova di maturità, un grande passo avanti, davvero, davvero una vittoria importante per me, per dare la consapevolezza del percorso che l'Inter sta facendo. Se non hai altro, Simo, la chiudiamo qui. Altro clean sheet da registrare, Sommer una parata molto importante su Cristante, portiere forte Jan Sommer. Va sempre bene ribadirlo, che ogni tanto percepisco un sottobosco di indecisione, di critiche che non capisco da cosa nascono. Per me Jan Sommer è un gran portiere. Hai fatto benissimo a sottolinearlo. Invito a iscrivervi al nostro canale se non l'avete ancora fatto. YouTube oggi qualche problema purtroppo durante la nostra live, ma nonostante questo anche oggi siamo stati la live interista più seguita in assoluto quando gioca l'Inter, quindi vi ringraziamo. Vi ricordo di valutare la possibilità di abbonarvi al nostro canale per non perdervi anche i vantaggi esclusivi dal 1 novembre in poi e tutte le novità che arriveranno nei prossimi giorni.